Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Toro, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di dicembre 2022. Abbiamo la carta del carro. Amici del Toro, si parla di viaggi, di spostamenti, di movimenti e di nuove direzioni. Quando c'è la carta del carro, si parla di un movimento da un punto di vista di una presa di posizione, un nuovo percorso. È la carta del condottiero. Parla anche di scelte superate con successo. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto, nella descrizione del video, poi trovate il link ad un altro video che vi spiega come unire il significato di diversi oroscopi e trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Allora, partiamo con un 2 di coppe al contrario, abbiamo un 8 di spade, un 10 di spade, il re di bastoni, un 9 di bastoni, un 6 di coppe al contrario e il fante di denari al contrario. Allora, il 2 di coppe in qualche modo mi dà la sensazione che non ci sia più o che non vogliate qualche tipo di accordo. Può anche essere che si sia interrotto un rapporto, un accordo o che semplicemente non ci sia stato un incontro che avevate programmato. L'otto di spade, credo che questo vi faccia pensare che sia colpa vostra. È una carta che in realtà parla di un'energia molto densa, di pensieri un po' pesanti, sensi di colpa. È una carta che comunque vi indica che state vedendo le cose più negative di quello che in realtà sono. E il 10 di spade è una carta che parla di una fine ciclo, della fine della sofferenza in realtà. Quindi è come se ci fosse questo forte desiderio di muoversi con la carta del carro da questa situazione o da questa relazione o da questo modo di pensare. Il re di bastoni può essere la persona in questione, diciamo, del 2 di coppe, quindi può rappresentare la vostra persona di interesse o potrebbe anche rappresentare semplicemente il vostro potere personale, il fatto che, ehm, diciamo, facciate un pochettino fatica a gestire ehm, certe cose, certe situazioni intorno a voi. Abbiamo anche un 9 di bastoni, il 9 di bastoni è una carta di forte barriere difensive, ma è anche una carta che dice che siete stanchi ad un certo punto di, mi verrebbe da dire, lottare, di difendervi, perché è vero, l'otto di spade è una carta che parla dell'auto boicottaggio mentale, però in un certo senso è una carta, se vogliamo, anche di protezione, io la sento un po', no? È una carta che costringe in una certa zona e anche il 9 di bastoni è una carta che ehm, indica il fatto che dobbiate delimitare una certa zona per sentirvi al sicuro. Che sia una zona mentale, che sia una zona emotiva o piuttosto fisica, perché comunque con il carro c'è un forte riferimento alla fisicità, allo spostamento, può anche essere un trasloco. Okay, c'è qualche cosa comunque qui che dovete definire bene e che andrete a definire bene. Abbiamo poi anche il 6 di coppe al contrario e il fante di denari al contrario. Allora, qui potrebbe aver a che fare con dei figli, sinceramente, perché son 2 carte che mi ricordano i figli, l'infanzia. Se non fosse quello il vostro caso, sento che può fare riferimento a qualcuno del passato, ragazzi, perché abbiamo un bel 6 di coppe qui. Andiamo a vedere con i mini tarocchi
così vi dico qualche cosa di più specifico. Io intanto, per chi non lo sapesse, vi comunico che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi che inizierà a fine gennaio del 2023. Se foste interessati potete ascoltare il video che ho già pubblicato, trovate comunque il link qui sotto, sempre nella descrizione di questo video, e lì spiego un po' il programma e le modalità di svolgimento del corso. Bene, andiamo a vedere questo 2 di coppa al contrario. Allora, abbiamo un 3 di coppe e un 4 di denari. Datemi un'altra carta per questo 4 di denari. Ok. Allora, ho come la sensazione che potrebbe non esserci una relazione esclusiva con qualcuno. Nel senso che ho la sensazione appunto che qui con la carta degli amanti, il 4 di pentacoli, si vorrebbe la persona tutta per sé, però in questo momento c'è un certo gruppo sociale che probabilmente vi allontana, magari non lo so, vi faccio un'ipotesi, ci si avvicina il periodo delle feste, quindi magari per fare gli auguri necessari potrebbe esserci questo mancato incontro, mancato appuntamento di cui vi ho parlato all'inizio. E se la vediamo un pochettino più, diciamo, in senso esteso, è un po' come se, non dico voleste l'esclusiva su questa persona, però sì, cioè quasi. Andiamo a vedere l'otto di spade. Abbiamo un 3 di pentacoli al contrario e un fante di pentacoli. È la stessa energia che abbiamo anche qui a fine lettura e sono entrambe girate al contrario. Giustamente, avendo l'energia dell'otto di spade, che come vi dicevo è un'energia di prigionia mentale, è un'energia che vi porta a vedere con una benda sugli occhi le cose, quindi vedete più nero di quello che è. Molte persone, io credo che qui non si sentano all'altezza di una certa questione o di una certa persona o di una certa relazione. Andiamo a vedere il 10 di spade. Ecco, giustamente un altro 10 di spade e un fante di bastoni. Sì, qui allora, o si tratta di una perdita di entusiasmo che andrete a vivere per questo tipo di attitudine mentale, di questo autoboicottaggio, oppure per qualcun altro è il muoversi, il chiudere una situazione con questa persona, mi verrebbe da dire. Perché questo mancato appuntamento, mancato accordo, questa cosa che potrebbe essere anche clandestina, per qualcuno, vi dico. Per certi versi si vorrebbe lasciare indietro questo tipo di status. Andiamo a vedere il re di bastoni. Difatti. È un po' come se il vostro ruolo all'interno di questa relazione fosse un po', come vi posso dire, sottovalutato. Ho questa sensazione. E per qualcuno, essendoci l'imperatrice, ehm, diciamo sotto il re di bastoni, può anche fare riferimento a una persona che è vicino a voi, che in qualche modo vi crea delle confusioni mentali, crea delle lotte. Sapete, il 5 di spade è molto legato alle discussioni sterili. È la lotta la vittoria della mente, fondamentalmente. Quando due persone discutono non per trovare una soluzione al problema, ma semplicemente per vedere chi vince la discussione. Ok? Quindi alla fine della discussione uno dei due cede, però in realtà è una discussione che non ha portato a nessun risultato. Ed è un po' l'energia dei 5 di spade. È come se ci fosse da battagliare e in effetti vi sento sulla difensiva. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Sì, può essere che sia qualcuno inerente anche all'infanzia, eh? Un fratello, un cugino, un parente o anche una madre, perché no, abbiamo l'imperatrice. Allora, abbiamo l'appeso e un 5 di bastoni.
Direi che alla fine di dicembre qualche cosa si sblocca. Inizierete a far valere i vostri diritti, a mettere i vostri paletti, a dire questo è valido per me, non importa se per gli altri non lo è per me. Andiamo a vedere 6 di coppe al contrario. Abbiamo un fante di spade e un 2 di coppe. Oh, wow! Devo dire che, ragazzi, avete 2 volte il 2 di coppe, la carta degli amanti e la carta del 6 di coppe. Per qualcuno può essere una relazione predestinata, anche di anime gemelle, devo dire. Nel senso che sapete che per il mio tipo di filosofia le anime gemelle sono tutte quelle persone che ci aiutano a crescere nel percorso di vita e possono essere amici, datori di lavoro, parenti e anime, cioè e partner romantici. Ok? Io la prima lettura è sempre un po' in generale, poi vado a vedere un po' meglio dopo per i singoli le persone in relazione, però può essere anche un parente. È considerato appunto che avendo due carte che ricordano i figli, perché no? Potrebbe anche essere una relazione che avete con un figlio o voi come figli, perché c'è anche di nuovo un fante di spade al contrario, quindi un altro fante. Io credo che qui ci siano da elaborare determinate idee, perché quando c'è il fante di spade, normalmente parla di una persona molto, molto idealista, ma con scarso senso pratico. Quindi è come se ci fossero le idee, però poi alla fine anche il fante di pentacoli, che è quello che governa la materia, è girato al contrario. Andiamo a vederlo. È come se mancasse qualcosa di concreto, anche se poi in realtà verso fine anno c'è uno sblocco di questa situazione. In effetti anche il cavaliere di pentacoli al contrario, manca il mettere in pratica una determinata cosa, probabilmente per paura, avete la luna. C'è di nuovo un richiamo al passato, quindi per qualcuno può trattarsi di una persona che torna, ragazzi. La sento più verso la seconda parte della lettura, però sì, può essere una persona che torna, magari una persona che conoscete da quando siete piccoli, non necessariamente una persona con la quale avete già avuto una relazione romantica, può anche essere una persona che magari avete perso di vista per molto tempo e che ad un certo punto diciamo che si manifesta. Sono ancora due figure girate al contrario, quindi può essere che magari si manifesteranno verso gennaio, però sono nell'aria, ragazzi. Sì, o è una nuova relazione di tipo di anime gemelle, oppure se dovesse essere qualcuno che torna dal passato è qualcuno che torna appunto con questi ideali un po', diciamo, confusi e che non fa neanche tanto da un punto di vista pratico per far andare avanti le cose o per calmare le vostre paure. Potrebbe anche essere questo fan sì, è come se ci fosse una sorta di ritorno, per qualcuno, o reincontro, se non è un ritorno di un ex. Andiamo a vedere per i single cosa vi riesco a dire di più. Sta di fatto che verso la metà di dicembre siete in questa sensazione un po' negativa, di energie un po' basse. Quello che vi posso dire, quello che serve a me quando io sono un po' così, triste, diciamo, io metto musica allegra e inizio a ballare. E quello già serve, è un gesto semplice, ma già serve per cambiare l'energia. Ok, andiamo a vedere per il singolo allora. Un fante di denari che avevamo già qui, un fante di coppe, la sacerdotessa e un asso di coppe. Wow! Ragazzi, qui vi si aprono le possibilità, eh. Devo dire che ci sono due fanti, quindi potenzialmente potrebbero esserci due persone. In effetti avevamo due fanti anche qui, tre fanti qui e un cavallo. E anche qui c'è un fante. Quindi sì, direi che si prospetta bene anche perché poi avete un bellissimo asso di coppe che parla di innamoramento, di nuovi inizi, di qualche cosa, ragazzi,
che riparte o che parte. L'asso di coppe io lo sento come il quarto chakra che si espande. Ok, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Che tipo di messaggio c'è per loro? 6 di pentacoli, 3 di pentacoli. Wow, 2 di coppe un'altra volta ed è il terzo e la carta della forza. Guardate, guardando così le carte è stata proprio un insieme ce la faremo. Sapete, credo che abbiate un progetto in testa, può essere un progetto di convivenza, può essere una ristrutturazione di una casa, può essere un progetto lavorativo, può essere anche semplicemente iniziare un nuovo hobby, ma c'è veramente quello che è un equilibrio, questo, questo programma, se vogliamo, da seguire, ehm, questa collaborazione e vediamo anche l'accordo, il compromesso e il coraggio di andare avanti, la scelta del cuore. Wow, avete delle bellissime carte, devo dire. Bene, un ultimo messaggio per gli amici del Toro. Vediamo un ultimo oracolo. Ok. Wow, vi metto qui la sacerdotessa dei single. Anche 6 di coppe parla di sogni, anche 6 di coppe. Allora, questa carta vi parla di quello che sono le visioni, le visualizzazioni, il vostro modo di ricevere, di essere ricettivi, di rimanere in ascolti e vi parla anche di quello che è la vostra intuizione. Quindi fondamentalmente è un po' come se vi dicessero resta aperto all'ascolto, resta aperto o aperta all'intuizione, rimani ricettivo a tutte quelle che possono essere i segnali e i doni anche che ti sta offrendo la vita, insomma. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile. Se volete supportare il canale potete sempre mettere like, iscrivervi, condividere, commentare, lasciare una donazione, ogni tipo di supporto per me è valido. Io intanto ci tengo ad augurarvi un caldissimo e felice Natale, spero che possiate trascorrerlo con tutti i vostri cari in piena salute, abbondanza e armonia. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!